Amiche e amici di Solfatara News, quando i nostri droni si alzano in volo sopra Pisciarelli e sopra il cratere della Solfatara, non stiamo semplicemente mostrando immagini spettacolari, stiamo entrando dentro uno dei sistemi vulcanici più instabili, complessi e imprevedibili d'Europa. Una caldera che non dorme mai, che si muove, si gonfia, rilascia gas, accumula energia e la ridistribuisce sotto una delle aree più densamente abitate del continente. E oggi più che mai sentiamo il dovere di raccontarvi ciò che vediamo senza filtri, senza edulcorare nulla e senza far finta che tutto sia normale, perché qui di normale non c'è proprio niente. Ogni giorno investiamo tempo, mezzi, attrezzature e rischi per documentare dal vivo quello che sta succedendo. E lo facciamo grazie anche al vostro sostegno. Quindi, se volete aiutarci concretamente a continuare questo lavoro, trovate il link a Buy Me a Coffee in descrizione e nel commento fissato. Un gesto libero che per noi significa batterie, manutenzione, droni in volo e monitoraggio continuo. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatare News Group, perché lì condividiamo ogni giorno immagini, dati e osservazioni dal campo. Oggi non possiamo che partire dalla notizia del giorno, perché dalle 9:03 di questa mattina è in corso uno sciame sismico nell'area flegrea, con scosse che si stanno susseguendo e con una magnitudo massima che ha raggiunto 2,5, un segnale chiaro che il sistema è in movimento, che le pressioni stanno cambiando in profondità e che la crosta qui sotto continua a rispondere a forze che non controlliamo e non controlliamo mai. E questo arriva a poche ore dalla pubblicazione del bollettino settimanale dell'INGV, che parlava di una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo da 2,5 cm al mese a 1,5 cm. Una notizia che molti hanno travisato pensando che il suolo stesse scendendo, quando in realtà si tratta solo di una riduzione del ritmo di sollevamento. E chi segue davvero i campi flegrei sa bene che queste variazioni non significano affatto stabilità, perché lo abbiamo già visto in passato, come nel marzo 2025 quando il sollevamento passò bruscamente da 30 mm a 15. E pochi mesi dopo, a giugno, arrivarono forti sciami sismici con magnitudo fino a 4,4. Quindi guardare un solo parametro e trarne conclusioni è un errore grave, pericoloso e fuorviante. Ed è proprio per questo che noi di Solfatara News non ci limitiamo ai numeri, ma andiamo sul campo, osserviamo, misuriamo, confrontiamo e documentiamo la realtà fisica della caldera, quella che respira sotto i nostri piedi. Oggi abbiamo alzato i droni e ci siamo diretti subito nella fumarola di Pisciarelli. E già da lontano la scena era impressionante, con un degassamento intenso, denso, in pressione, ma con un livello del liquido della polla visibilmente diminuito, segno che qualcosa sta cambiando anche nel bilancio termico e idrotermale della zona. Durante le riprese, osservando lateralmente una parete, abbiamo notato una fessura importante, una frattura che prima non appariva così evidente o così aperta. E questo è un dettaglio che non può essere ignorato, perché ogni nuova frattura è una nuova via di fuga per gas, calore e pressione. Con il drone termico abbiamo misurato la temperatura all'interno di questa fessura e abbiamo rilevato 101,5 gradi centigradi, valori perfettamente in linea con quelli della fumarola di Pisciarelli, il che ci porta a considerare questo punto un nuovo elemento di interesse, un nuovo segnale da monitorare con estrema attenzione. Sulla fumarola Pisciarelli oggi abbiamo rilevato una temperatura di 107,7 gradi centigradi, con un degassamento visibilmente più vigoroso e irregolare. E come sempre, vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature dei giorni scorsi, perché la memoria dei dati è fondamentale per capire le tendenze. Successivamente ci siamo spostati nel cratere della Solfatara, sulla fumarola Bocca Grande, e qui la situazione è ancora più impressionante, con getti di vapore densi, potenti, continui, una pressione elevatissima e una temperatura rilevata di 183,9 gradi centigradi. Numeri che parlano da soli e che raccontano di un sistema idrotermale estremamente energico. Non ci siamo fermati lì, perché oggi anche la parete alta del cratere a vista sembrava più calda e più fumante del solito.
e quindi abbiamo effettuato una serie di rilevazioni termiche su tutta la parete per individuare i punti più caldi. E come già in passato è emerso sempre lo stesso punto critico, con una temperatura di 117 gradi centigradi, a cui si aggiunge una piccola grotta fumarolica poco più in basso, che a vista appare rovente e che ha registrato una temperatura massima di 114,9 gradi centigradi. Tutti questi dati messi insieme raccontano una sola storia, e cioè che il sistema è in tensione, che il calore è presente, che il degassamento è intenso e che i parametri visivi e termici non stanno affatto indicando una fase di quiete. In questi giorni è uscito anche un nuovo studio scientifico che sostiene che non ci sarebbero condizioni per una prossima eruzione dei Campi Flegrei, ma nello stesso studio si ammette che la caldera è estremamente complessa, che non è chiaro se ci siano intrusioni magmatiche a 4 chilometri di profondità e che molti processi non sono completamente compresi. Quindi è fondamentale dirlo con chiarezza. Si tratta di uno studio, non di una certezza, non di una verità assoluta. E come ce ne sono altri che dicono l'opposto, perché la scienza qui è in continua evoluzione e le previsioni, soprattutto in ambito vulcanico e sismico, non sono possibili con precisione. Noi non facciamo terrorismo, ma non facciamo neanche finta che vada tutto bene, perché la storia dei Campi Flegrei ci insegna che questo sistema può cambiare comportamento in tempi rapidi e imprevedibili. Per questo continueremo a monitorare la caldera ogni giorno, con i droni, con le termiche, con le osservazioni dirette, perché l'informazione visiva e misurata sul campo vale più di qualsiasi previsione teorica, e perché crediamo che la popolazione abbia il diritto di vedere, capire e farsi un'idea basata sulla realtà, non sulle rassicurazioni di comodo. Restate con noi, seguiteci, condividete i nostri contenuti e continuate a supportarci, perché quello che sta succedendo sotto i Campi Flegrei riguarda tutti, non è folklore, non è spettacolo, è geologia viva, in movimento, e merita tutta la nostra attenzione. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi. Vi mandiamo un grande saluto da tutta la squadra di Solfatara News e come sempre ci vediamo nel prossimo aggiornamento dal cuore pulsante della caldera.